Stai usando il coltello giusto? Sai distinguere il coltello per il taglio perfetto? Oggi preparo una piccola guida per consigliarti i giusti coltelli da acquistare e come usarli al meglio in cucina. Bentornato su Segreti da Chef. Per chi non mi conoscesse, io sono Gianluca. Saper usare il coltello appropriato aiuta a fare la ricetta con la presentazione perfetta. A volte passi ore in cucina e dai il meglio di te, ma poi alla vista è una delusione. Oggi ti elenco 5 errori da non commettere nella scelta del coltello. 1. Non sapere cosa ti serve. Prima di acquistare dei nuovi coltelli, chiediti a cosa ti servono. Non entrare nel negozio senza sapere cosa cerchi, rischi di sbagliare o di rimediare qualche fregatura. Certo, valigette, ceppi e kit completi ti attraggono. La varietà accende il desiderio. Trinciante, santoku, mezzo colpo, mannaia, spelucchino, mezzaluna, boucher, seghettato, da formaggio, da burro, da ostrica, da pompelmo, eccetera. Di coltelli ce ne sono per tutti i gusti e per ogni impiego, ma sei proprio sicuro che ti servano tutti? Di solito nei kit preassemblati ci sono coltelli che difficilmente userai. Meglio scegliere gli indispensabili e puntare sulla qualità. Considera che in cucina con un coltello da chef trinciante, uno spelucchino e uno seghettato avrai coperto il 90% delle esigenze. Comporre il proprio kit personale, integrato con nuovi pezzi quando sarà il momento, è meglio che adattarsi a quello composto da qualcun altro. 2. Scegliere solo in base al prezzo. I coltelli durano anni. Ti aiutano a preparare ottimi piatti e sono gli attrezzi ai quali affidi le tue dita. Il coltello che taglia male è spesso più pericoloso di quello perfettamente affilato. Non farti incantare dal prezzo. Come sempre, se è vero che un costo alto non è per forza garanzia di qualità, il prezzo basso è sempre sinonimo di prodotto scadente. Tra i coltelli da 2 euro comprati al supermercato e quelli giapponesi che superano i 5.000 euro esiste un mondo. Impariamo a conoscerli in base alle caratteristiche. Partiamo dalla lama. Tra i materiali più diffusi ci sono acciaio inox, resistente agli acidi e alla ruggine, acciaio in carbonio, più economico, ma sensibile a ruggine e cibi acidi, oltre che incline, se non pulito, a ossidare gli alimenti trasferendo un sapore ferroso. Ceramica, coltelli di qualità, non soggetti a ruggine, che non alterano i sapori e mantengono a lungo il filo, ma anche parecchio delicati se impiegati nel modo sbagliato. Esistono anche lame in acciaio inox e carbonio, di livello e prezzo superiore, così come i coltelli in finta ceramica che sembrano di porcellana, ma vengono solo investiti da uno strato di materiale bianco, il cui valore è lo stesso dei modelli più economici. Chiedi informazioni sulla fabbricazione della lama, che può essere stampata a caldo per ottenere coltelli economici e leggeri, oppure ottenuta con la forgiatura, nel caso di modelli più pesanti e performanti. Infine c'è il manico, che può essere in legno, buona manualità ma delicato, tende a usurarsi e ad assorbire odori e microrganismi, oltre a essere stato vietato nelle cucine professionali. Plastica, più igienico rispetto al legno, leggero, per questo meno preciso e fragile. Acciaio inossidabile, i migliori per prestazioni, igiene e durata. Ad ogni modo, non scegliere manici lisci, eviterai che ti scivolino dalle mani se bagnati. Vuoi sapere comunque il costo di un coltello valido? Mettiamola così, un buon coltello costa come un'intera valigetta di fascia economica. 3. Dimenticarsi di affilarli. Una buona lama non si giudica da come taglia appena acquistata, ma da come tiene il filo e precisione nel tempo. Ci sono coltelli fatti a mano da maestri giapponesi che vengono venduti senza affilatura per permettere al cuoco di personalizzarla a piacere. Il filo della lama fa la differenza tra tagliare e schiacciare, tra mantenere i succhi, odori e sapori nel cibo o spremerli sul tagliere, tra faticare e rischiare le dita o lavorare con efficienza e precisione. Puoi scegliere se affilarli te o lasciarli fare un professionista.
In ogni caso è utile conoscere i diversi sistemi di affilatura prima di decidere a quali mani affidarsi. Il metodo più veloce per mantenere il filo è l'esaino, un'asta in metallo ruvido su cui viene passata la lama con un'inclinazione del 20%. Veloce e pratica, sono su coltelli non esausti. La pietra abrasiva riporta in vita le tue lame. Se fai da solo, scegli una pietra di buona qualità con grana abbastanza fine. Armati di pazienza perché ottenere risultati soddisfacenti richiede pratica. Fissa la pietra e con l'aiuto di guide per mantenere costante l'inclinazione della lama. Diciamo tra i 17 e i 20 gradi. Imprimi un movimento circolare al coltello fino a raggiungere il risultato desiderato. Nella pratica giapponese la pietra viene ricoperta da un velo di acqua. Se non sei esperto, il consiglio è di affidarsi a un professionista, specie per coltelli di pregio. Altro discorso per i coltelli seghettati e quelli di ceramica, che richiedono attrezzature e tecniche diverse e che di conseguenza vanno eseguiti in laboratori attrezzati. 4. Usare il coltello sbagliato. Non tutti i coltelli nascono uguali, anzi, in genere vale una regola: a ogni taglio il suo coltello. Esistono coltelli lunghi e corti, lame strette o larghe, manici più o meno in linea con la lama. Non sono vezzi del fabbricatore e neanche dettagli di design. Coltello da chef o trinciante è il coltello principale su cui investire. Multiuso, si utilizza per tritare, affettare, sminuzzare, tagliare, spaccare piccole ossa. La lama varia dai 15 ai 30 cm, l'estremità è curva per permettere un movimento oscillatorio in fase di tritatura. Il manico è rientrante rispetto alla lama per evitare che la mano tocchi il tagliere, potendo così utilizzare l'intera larghezza del coltello. Spelucchino, il fratello minore del trinciante, forma simile ma dimensioni ridotte che vanno dai 6 agli 11 cm. Può essere a lama dritta o curva e serve per sbucciare e tagliare frutta, verdura, formaggi e carne. Permette lavori di precisione ed è impiegato ad arte nell'intaglio dei vegetali se in ceramica. Coltello per sfilettare. A differenza del trinciante ha la lama stretta e flessibile e il manico in linea con la lama. Si usa in prevalenza per sfilettare il pesce. Coltello seghettato. Si impegna per tagliare il pane, ma anche per alimenti delicati che rischierebbero di rovinarsi e restare schiacciati da una pressione eccessiva della lama, evitata dalla dentatura, che permette inoltre una buona precisione di taglio. Hai mai usato un coltello sbagliato con un risultato che non era soddisfacente? Cosa ne pensi di questi consigli? Fammelo sapere nei commenti qua sotto. Se hai seguito fino qui è perché probabilmente sei curioso di sapere la funzionalità dei coltelli, quindi sono convinto che tu ritenga interessante l'argomento. Se così fosse, prima di scoprire l'ultimo consiglio, ti invito a lasciare un bel mi piace, iscriverti al canale attivando la campanellina se non lo hai ancora fatto, per non perderti più nessun consiglio o ricetta. Noi ci vediamo anche su Instagram e gli altri social, per scoprire in tempo reale cosa combino e interagire. Su Telegram per le migliori offerte di attrezzature e non solo. Supporterai me e il mio canale acquistando dei link e risparmierai te. Perché? Perché sono offerte personalmente selezionate e non dimenticare di verificare anche qua sotto in descrizione, dove potrai trovare i link di tutti gli attrezzi che uso per le mie ricette. Ora andiamo a scoprire il quinto e ultimo consiglio. 5. Non mantenerli con la giusta cura. Come già detto, i coltelli restano nella tua cucina per molti anni, in alcuni casi per sempre. Trattali con cura. Ricordati che tagliano e fai attenzione quando li usi e anche quando non li usi. Non lasciarli incustoditi su superfici o piani di lavoro, oppure nascosti sotto gli altri oggetti e non abbandonarli mai nel lavandino, in particolare se coperti da acqua o altre stoviglie. Quando ti sposti, tieni la lama verso il basso e quando passi il coltello a qualcun altro, rivolgi la lama verso di te con la parte tagliente verso l'esterno. Evita di lasciarli sporchi, lavali e asciugali quando non hai finito di usarli. La lavastoviglie è sconsigliata perché su alcuni materiali l'acido dei detergenti rovina il filo della lama. Tuttavia, anche se oggi molti fabbricanti impiegano materiali resistenti ai detersivi acidi, lavare e asciugare a mano resta una soluzione migliore.
Riponili con cura dentro le custodie o i ceppi in modo che le lame non si sfreghino tra loro o con altri oggetti. Conservali in luoghi non accessibili ai bambini. Non usarli quando sei scalzo o con calzature aperte. I coltelli non dovrebbero cadere, ma purtroppo avviene, e il coltello che si infila in un piede non è mai gradevole. Spero tanto di averti fornito delle informazioni preziose. Piatti chiari e amicizia lunga. Ciao, al prossimo video!